Ragazzi, oggi ci sono due notizie importanti in Italia che vi voglio condividere, voglio ragionare con voi. Ecco, quindi ditemi anche nei commenti qual è la vostra opinione, cosa ne pensate. Allora, il primo è: il risparmio gestito sta aumentando in Italia. Che cos'è, come funziona e perché è importante tenere in considerazione questa notizia per noi piccoli investitori. Il secondo è che i bot vengono esclusi dal calcolo dell'ISEE, anche questo è importante per tutte le famiglie italiane. Sapete che questo è il canale Me per Mani. Oggi voglio lanciare questa nuova rubrica all'interno di questo canale, attraverso la quale voglio condividere con voi le informazioni secondo me più rilevanti in termini di economia, di finanza, di risparmio, che escono in Italia ma anche nel mondo, per cercare di capire quali effetti possono avere all'interno dei nostri portafogli e come comportarsi di conseguenza in relazione appunto a queste notizie che escono. Quindi mi raccomando, commentate, dite la vostra, cerchiamo di crescere tutti quanti insieme per migliorare i nostri rendimenti. Partiamo con il primo punto: crescita del risparmio gestito. Ehm, la notizia è che nel 2025, nel primo trimestre, il risparmio gestito ha registrato una forte crescita, segnando un aumento del 10% rispetto all'anno scorso. Cosa vuol dire? Che si parla di circa 2.500 miliardi di euro di patrimonio complessivo. In particolare questa crescita, secondo le notizie, è stata portata dai fondi obbligazionari, ok? Allora, però cerchiamo di capire cos'è il risparmio gestito. Il risparmio gestito comprendono tutti quegli strumenti finanziari che vengono affidati a dei professionisti del settore per essere gestiti. Cioè tu dai una parte del tuo patrimonio ad un fondo comune di investimento, a un ETF o altri strumenti finanziari, e ci dovrebbe essere un esperto che in maniera attiva o passiva, come dire, gestisce quel patrimonio, ok? Ehm, Qual è la ragione per la quale i fondi stanno attirando più questo interesse in Italia? Prima di tutto è la semplicità, secondo me. La semplicità perché per un piccolo investitore o per coloro che si avvicinano al mondo dell'investimento è molto complesso sapere come investire e dove investire. Quindi semplicemente sapere che c'è qualcun altro che in teoria sa più di noi, conosce meglio di noi, ci agevola molto, no? E soprattutto perché investire all'interno di un fondo, di un ETF, molto spesso significa andare a investire in un paniere, no? di azioni o di obbligazioni. Questo significa avere anche maggiore sicurezza rispetto a investire semplicemente selezionando una o due azioni. Quindi la prima ragione per la quale sta aumentando è che sono poche le persone che hanno il tempo o la capacità per poter decidere quali sono gli strumenti finanziari nel quale investire. Quindi la scarsa conoscenza. Due, come dicevo, la facilità d'uso, perché semplicemente io posso investire comprando un fondo, comprando un ETF all'interno di un paniere di azioni o di obbligazioni, e soprattutto farlo gestire a qualcun altro e aspettarmi solo in teoria dei rendimenti. Oltretutto, solitamente ci si aspetta per dei fondi dei rendimenti, no? Quindi potrebbero in teoria essere dei rendimenti più interessanti rispetto a quelli che mediamente potremmo ottenere noi come piccoli investitori che magari non abbiamo grande conoscenza. Inoltre, secondo me, una ragione per la quale gli investimenti in questi strumenti stanno, o meglio in questa tipologia, no, di risparmio gestito, sta aumentando è perché le persone incominciano sempre di più in Italia ad investire. Ok, prima c'era la paura di andare o la scarsa conoscenza dal punto di vista degli investimenti. In realtà adesso anche le persone più giovani sono molto più aperte ad investire in strumenti finanziari. Quindi secondo me un altro punto fondamentale per il quale il risparmio gestito sta prendendo sempre più piede è quello del fatto che a fronte di avere una disponibilità economica, le persone si sentono sempre più confidenti nel poter investire all'interno di questi strumenti finanziari come i fondi o come gli ETF. Ma perché
tornando alla notizia di prima, questa crescita è soprattutto trainata dai fondi obbligazionari. Beh, questo secondo me è un buon elemento che incomincia a dimostrare come le persone sempre di più incominciano ad avere un approccio sì di crescita del proprio portafoglio, ma sempre meno spregiudicato, cioè l'importanza di avere anche degli strumenti, degli asset molto più stabili e molto più sicuri delle azioni è fondamentale per dei piccoli investitori che non hanno grandi conoscenze, che non hanno, come dire, la possibilità di star dietro quotidianamente ai propri investimenti o non hanno la conoscenza, perché il fondo obbligazionario sicuramente dà maggiore sicurezza, maggiore stabilità rispetto alle azioni. E secondo me in un momento come questo, in un momento di alta volatilità, di incertezza, perché il mondo sta cambiando, non è solo una questione dovuta alle elezioni di Trump che sta creando, come dire, dei nuovi equilibri mondiali, ma è dovuto proprio a delle pregresse situazioni, no? Quindi alla Cina che cerca un posto sempre più evidente di leadership all'interno del mondo, la Russia che sta cercando il proprio spazio, l'Europa che sta creando la propria identità, l'America che sta cercando di mantenersi come, con la leadership economica e di democrazia. Quindi io credo che in questo momento molto instabile, lo definirei così, avere anche delle obbligazioni, dei fondi obbligazionari è molto importante, ma non solamente per il contesto socio-economico, ma anche per una ragione di economica, perché sicuramente si andrà nei prossimi anni verso dei tagli nei interessi e questi tagli nei interessi porteranno sicuramente a dei rendimenti minori con le obbligazioni, quindi comprandole adesso si hanno dei rendimenti più alti. Quindi secondo me in questo momento per diversificare il portafoglio e anche per avvantaggiarsi di questo taglio dei tagli di interessi è molto importante avere anche dei fondi obbligazionari. Quindi sicuramente il fatto che in Italia ci sia questa apertura, no, questa crescita del risparmio gestito è assolutamente una buona notizia, vuol dire che le persone stanno incominciando ad avere più predisposizione all'investimento e anche probabilmente più conoscenze nell'investimento e lo fanno anche magari con maggiore competenza perché appunto stanno scegliendo anche dei fondi obbligazionari. Probabilmente all'interno di questa scelta sono condotti da delle persone esperte, perché io sono quasi certo che quando tu appunto utilizzi i risparmi gestiti c'è qualcuno, no, che molto spesso ti dice dove e come andare ad investire, soprattutto per i fondi di investimento, magari una situazione diversa per gli ETF dove le persone possono avere una maggiore come dire, autonomia nella selezione, no? Quindi che cosa possiamo fare noi investitori? Beh, prima di tutto dobbiamo andare a scegliere delle soluzioni a noi consone, quindi andare a creare dei portafogli bilanciati. Quindi è importante, come dicevo prima, dei fondi o degli ETF obbligazionari, sempre valutando tutti i parametri che noi, dello strumento che noi andiamo a selezionare, quindi tenendo in mente bene i costi di quello che scegliamo, le performance passate che non sono garanzia di quelle future, ma sicuramente ci danno un'idea di come abbia performato rispetto ad altri fondi simili, perché uno degli elementi secondo me fondamentali quando si va a scegliere uno strumento è quello di andarlo a paragonare a dei suoi simili e vedere quali sono state le performance passate a fronte, come dire, del costo, a fronte della stessa tipologia di investimenti. Ci sono dei fondi tecnologici che hanno performato di più rispetto ad altri negli ultimi 5-10 anni, quindi è probabile che chi li gestisce o la strategia che c'è dietro sia migliore rispetto a quell'altra. Quindi prima di andare a selezionare, comunque è corretto fare un risparmio gestito, ma prima di affidarsi completamente fare sempre le proprie analisi. E la seconda notizia che mi collego, che è uscita in questi ultimi giorni, è anche quella dell'esclusione di BOT e BTP dal calcolo dell'ISEE. Ecco, questa è una cosa molto importante. Sapete che l'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente, cioè, semplifico, è un po' un calcolo
beni che la persona detiene, perché è un calcolo di quello che si ha all'interno delle banche, dei beni anche che potrebbero essere come l'auto. Quindi si fa un calcolo che poi serve per avere delle agevolazioni o delle prestazioni sociali come bonus, sconti sulle tasse universitarie, agevolazioni sanitarie e via discorrendo. Secondo me per una famiglia è molto importante questa notizia, perché? Perché sempre in un'ottica di diversificazione, in un'ottica di conservazione del proprio patrimonio, che è sempre più importante per una famiglia, cioè come dico sempre io, è importante far crescere il proprio patrimonio, ma soprattutto la prima regola è quella di conservarlo, come ci insegna Warren Buffett. Avere anche dei BTP o dei bot potrebbe essere una soluzione interessante. Perché potrebbe essere una soluzione interessante? Perché attraverso l'esclusione dal calcolo dell'ISE il nostro ISE apparirà più basso. Adesso io mi ricordo, non ho preso il dato, comunque mi sembra che l'ultimo BTP più che è stato rilasciato nel mese di febbraio dallo Stato italiano avesse un'esclusione a 50.000 euro, quindi cioè l'investitore poteva investire fino a 50.000 euro e non andando a calcolare, a sommarsi all'interno dell'ISE. Questa esclusione ci permette ad esempio per gli assegni per i figli, no? Perché chi ha figli riceve degli assegni, ci permette di avere un calcolo dell'ISE più basso e quindi avere degli assegni familiari più alti. E quindi questo ha un duplice aspetto, cioè da un lato noi abbiamo un rendimento direi sicuro anche se basso, quindi battiamo l'inflazione con quel bot o BTP. Nello stesso tempo non ci va a fare cumulo all'interno del nostro calcolo ISE, quindi noi possiamo prendere anche di più in assegni familiari o in altre agevolazioni o prestazioni sociali che voi potete conoscere in relazione alla vostra persona, ma c'è un altro elemento secondo me fondamentale, che sono esenti dall'imposta di successione e hanno una tassazione agevolata. Quindi questi sono due elementi fondamentali, cioè possono essere ereditati senza pagarci sopra, quindi cioè, se io compro 200-300 mila euro di quel bot lì e arrivano a me, ok? In questo caso perché purtroppo uno dei nostri genitori è venuto a mancare, io in teoria non pago l'imposta di successione. Rendetevi conto anche di questo passaggio, no? Perché è molto importante e soprattutto in un'età molto avanzata avere come dire, una stabilità, no, economica diventa ancora più importante. Cioè al posto di tenere in liquidità 40, 50, 100 mila euro ha più senso investirli. E soprattutto ha una tassazione del 12,5% rispetto al 26%, cioè ragazzi, sui rendimenti noi paghiamo la metà circa, anzi ben di più della metà di tasse, quindi abbiamo una terza agevolazione. Quindi secondo me queste due notizie sono molto importanti. Prima di tutto il fatto che molte persone stanno incominciando a investire vuol dire che sempre più persone entreranno, quindi c'è ancora spazio perché la borsa cresca, perché affluiranno nuovi soldi e numero due ci sono delle possibilità di diversificazione con numerosi vantaggi come quello che ho appena espresso del bot.